Le Marche si confermano eccellenza nel settore dell'acquaponica, la pratica ecosostenibile che coniuga l'allevamento di specie acquatiche come pesce e gamberi con la cultura dei vegetali senza l'utilizzo di terra. La FAO, la prestigiosa organizzazione delle Nazioni Unite, che dedica la propria attività all'alimentazione e all'agricoltura, ha deciso di stabilire una partnership speciale con Acquacoltura Italia, realtà leader nel settore con sede ad Osimo, per avviare il primo corso di formazione internazionale dedicato alla diffusione di questa pratica ecosostenibile nei paesi in via di sviluppo. Corso rivolto ad alti funzionari governativi del Nord Africa e del Medio Oriente. Il progetto e gli sviluppi della partnership tra Acquacoltura Italia e FAO sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa. Davide De Crescenzo, direttore scientifico di Acquacoltura Italia. Quando nasce Acquaponica, quali sono le prospettive? Allora, l'acquaponica nasce 600 anni fa in America, sono stati gli Aztechi a scoprirla. In realtà hanno dovuto risolvere un problema per quello che riguardava la produzione di cibo fresco intorno alla città, la capitale, che è l'attuale città del Messico, che era circondata da laghi. Il problema era che non avevano abbastanza territorio da coltivare, quindi che cosa scoprirono? Che creando delle isole artificiali e coltivando su queste isole artificiali le piante riuscivano con le loro radici a raggiungere l'acqua sottostante che era fertilizzata grazie all'azione ai rifiuti organici dei pesci che c'erano dentro al lago, e quindi riuscivano a ottenere fino a 3 raccolti l'anno, cioè quasi a livello dell'agricoltura intensiva nostra. Pionieri in America moderni hanno deciso di recuperare questa antica tradizione e però utilizzando tecnologie moderne. Oggi grazie a questa ricerca anche in Italia possiamo usufruire di questa tecnologia che ci consente di coltivare le piante utilizzando come nutrimento non concime o fertilizzanti chimici artificiali, ma direttamente quello che viene prodotto dai pesci che vengono allevati in vasche apposta. Quali sono i vantaggi di questa tecnologia? I vantaggi sono innumerevoli. Innanzitutto il fatto che finalmente possiamo avere un tipo di produzione di cibo che è esente completamente da pesticidi, perché non possiamo utilizzarli in quanto ucciderebbero i pesci. Secondo, possiamo riciclare l'acqua, quindi non abbiamo più una dispersione d'acqua nel terreno, possiamo utilizzare la stessa acqua con un risparmio del 90%, possiamo coltivare addirittura anche durante i mesi più freddi dell'anno, quindi riusciamo ad avere una produzione naturale, quindi non spinta in maniera artificiale, anche di piante che altrimenti non potremmo ottenere. L'altra importante possibilità offerta dall'acquaponica che stiamo vedendo, che sta accadendo in altri paesi, è la produzione di posti di lavoro efficaci, nuove professionalità, lavori che riportano soprattutto i giovani dentro il mondo del lavoro, perché è un lavoro più attraente e lontano anni luce dal tradizionale lavoro faticoso nel campo, insomma. Grazie. Al delegato FAO Austin Stancus abbiamo chiesto perché la FAO ha scelto l'acquaponica ma l'acquacoltura in particolare. Questa è la risposta. La FAO ha ricevuto una domanda dai paesi del Nord Africa e del Medio Oriente per poter sviluppare una tecnologia di produzione che consentisse anche di fare produzione per le famiglie. L'acquaponica è stata scelta in quanto consente di poter produrre e coltivare anche in territori aridi dove l'acqua manca. Perché ha scelto la società di Osimo? Ho scelto Acquacoltura Italia in quanto riconosco che la società è pronta a fare didattica, che ha una struttura adatta, ha uno staff professionale addestrato proprio per questo lavoro. Stancus ha aggiunto che intende portare l'acquaponica nei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente e far sì che questi paesi possano avere linee guida, tecniche, centri dimostrativi che possono insegnare anche ai loro cittadini come far acquaponica e fornire così opportunità e possibilità per la loro occupazione e produzione di cibo a chilometro zero.
Fabio Strappa, amministratore unico Acquacultura Italia. Ecco, questo accordo con la FAO accresce l'immagine di acquacultura, soprattutto vi dà la spinta per continuare nell'attività. Allora, intanto questo accordo con la FAO, questo fatto che siamo service provider della FAO ci dà la spinta per continuare in queste nostre attività che si svolge sia nell'ambito della consulenza, nell'ambito dell'acquacoltura tradizionale e dell'acquaponica in particolare, e soprattutto in quanto riguarda l'ambito della formazione. Diciamo che questo è l'obiettivo principale in questo momento che abbiamo con la FAO, quindi formare queste persone, questi funzionari governativi che vengono da questi paesi. E da qui dobbiamo partire per sviluppare anche l'attività dell'azienda, che è molto conosciuta in ambito anche all'estero e poco in ambito nazionale e soprattutto regionale. Però per noi è molto vanto e orgoglio poter, come dire, aver portato nelle Marche tutti questi, la FAO e tutti questi funzionari di governo di tutti questi paesi, quindi per noi è molto importante questo. Oggi molte organizzazioni e associazioni di cittadini in tutto il mondo si stanno interessando all'acquaponica perché mostra numerosi benefici. Inoltre consente il recupero produttivo di immobili cittadini dismessi, garantendo anche la creazione di centri educativi, ricreazionali e di incubatori di formazione e nuova occupazione professionale per le comunità locali che possono utilizzare i prodotti ai fini dell'alimentazione familiare e per avviare un farmer market specifico ed unico sul territorio.